tutti e bentornati sull'Ernamo. Molti non se ne rendono conto, ma usare la parola voglio può essere davvero troppo diretto e direi anche scortese. Sì, è vero, per esempio dire in un ristorante voglio una pizza con una birra potrebbe risultare un po' scortese, così anche come dire a qualcuno voglio che tu faccia questo, voglio che tu vada là. Per questo, nel video di oggi abbiamo deciso di darvi alcune alternative molto utili per evitare di usare la parola voglio. Vi aspettiamo dopo la sigla. Siete curiosi di conoscere le alternative a voglio, non è vero? Ma prima devo raccontarvi una storia. La storia di Pietro. C'era una volta Pietro che amava così tanto il Giappone e la sua cultura. Avrebbe tanto voluto imparare la lingua giapponese, ma non c'erano corsi di giapponese nella sua città. Era così infelice, fino a quando non ha scoperto Italki. Si è iscritto utilizzando il link che è qui sotto nella descrizione e ha ricevuto $10 di sconto. Su Italki Pietro ha finalmente potuto trovare tutti gli insegnanti di giapponese che desiderava. Ora Pietro è super felice, può finalmente studiare la lingua dei suoi sogni e non solo, lo può fare in qualsiasi momento, a qualsiasi ora del giorno, ovunque. Siccome Pietro non si trova sempre a casa davanti al suo computer, ha preferito scaricare l'applicazione di Italki. Con questa lui può accedere al calendario e vedere tranquillamente tutte le sue lezioni o prenotarne di nuove, spostarle e così via solo dal suo cellulare. Pietro, insomma, consiglia Italki a tutti voi. Tra l'altro, se la lingua che volete studiare è l'italiano, potete farlo anche con me. Basta cercare il mio profilo e prenotare la vostra prima lezione. Cosa aspettate? Il primo consiglio che sentiamo di darvi è quello di usare il condizionale se proprio non riuscite a fare a meno di usare la parola voglio. È vero, infatti il condizionale addolcisce qualsiasi richiesta. Dunque, piuttosto che dire voglio, già un bel vorrei va molto meglio. Ok, ora però immaginiamo di essere in un ristorante o in un bar. Che cosa direste per ordinare qualcosa senza usare la parola voglio? Beh, sicuramente un italiano con una buona educazione, piuttosto che dire voglio, userebbe gradirei. Cosa prende? Gradirei un caffè, grazie. Un'altra alternativa valida in questo contesto, anche se probabilmente un po' più formale, sarebbe desidererei. Cosa gradisce? Desidererei un tramezzino, grazie. Ah, inoltre, per chiedere qualcosa cortesemente, potreste anche usare l'alternativa sarebbe possibile avere... Desidera? Sarebbe possibile avere un succo al pompelmo, per favore? Se invece vogliamo che qualcuno faccia qualcosa, se vogliamo esprimere un comando in maniera meno diretta, allora abbiamo alternative anche abbastanza cortesi come mi piacerebbe se, oppure mi farebbe piacere se. Ehi Angela, come stai? Guarda, ti chiamavo perché mi piacerebbe se stasera venissi a casa e cenassi con noi. Oppure potremmo anche usare l'alternativa non mi dispiacerebbe se... Sai, non mi dispiacerebbe se stasera uscissimo con Francesco e Cecilia. Neanche a me, chiamali pure e digli che ci vediamo con loro alle 9. Vabbè. Un'altra possibile soluzione per evitare di usare voglio sarebbe quella di fare una domanda usando perché non... Perché non mi dai una mano a finire di editare questo video?
Ma va, non ci penso proprio. Tra le alternative troviamo anche sarebbe bello se... Sarebbe bello se ora facessi una danza subscribe per convincere la gente a iscriversi al nostro canale. No. Dai! No. Sarebbe bello! No. Un'altra alternativa molto usata dagli italiani è apprezzerei se... Apprezzerei se la smettessi di chattare mentre registriamo i video. Un secondo, è una cosa importante. Infine abbiamo necessiterei che. Oppure avrei bisogno che. Avremmo bisogno che tutti gli studenti che stanno guardando questo video ci lasciassero un bel like. E necessiteremmo che ci diceste nei commenti se questo video vi è piaciuto, magari usando anche le espressioni che vi abbiamo spiegato. Ok, ora fermi tutti, non scappate. C'è un altro video che dovete assolutamente guardare. E già, avete mai sentito parlare dei plurali doppi? Muri o mura? Fondamenti o fondamenta? Braccia o bracci? Ce ne sono tantissimi. Se volete evitare di fare erroracci, vi consigliamo di guardare il nostro video su questo argomento, dove vi spiegheremo quando usarli e come usarli. Sì, vi assicuriamo che non ve ne pentirete per nessuna ragione al mondo. A presto! Ciao! Credi sempre che il tuo piano finale possa avere successo? Devo crederci. Ma quanto ci costerà? Sono disposto a pagare, qualsiasi sia il prezzo.